Oggi voglio parlarvi di una cosa super interessante. Il sistema linfatico è il sistema di drenaggio e pulizia più sofisticato al mondo. Ogni giorno litri di plasma che fuoriescono dai capillari e si accumulano negli spazi tra le cellule devono essere raccolti, filtrati, controllati e riversati nel circolo sanguigno. Questo sistema è in tutto il corpo, meno che nel cervello. Ma com'è possibile? Cioè, come mai l'organo che consuma più energia di tutti, quello che produce più metaboliti di tutti, non possiede un sistema linfatico? Come fa a pulirsi? Come fa a levare tutti quei rifiuti che ogni giorno vengono riversati negli spazi tra le cellule? Non si sa. Non l'abbiamo mai saputo fino alla scoperta di cui parleremo oggi, e ci avvarremo di un'importantissima review scientifica che è uscita proprio adesso su Neurobiology of Disease, e parleremo appunto del sistema linfatico, cioè il meccanismo tramite il quale il cervello è in grado di autopulirsi ed eliminare tutte le scorie che vengono prodotte durante la sua attività giornaliera. Il sistema linfatico infatti è la variante del nostro sistema linfatico che però esiste solo nel cervello, ed è importante conoscere nel dettaglio, perché così possiamo sapere innanzitutto cosa la influenza nel funzionare male, ma anche cosa possiamo fare per farla funzionare bene, perché se funziona male possono esserci sintomi comuni come mal di testa, confusione mentale, sbalzi d'umore, ma anche patologie croniche e neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, e vedremo anche queste cose. Io infatti sono il dottor Edoardo Calderoni, biotecnologo e psicologo clinico, specializzato in psiconeuroendocrino-immunologia, che è quella scienza che studia quali sono quelle complesse interazioni tra il sistema mentale e il sistema organico. Ho aperto questo canale perché adoro la scienza, con i suoi limiti e anche con le sue grandi capacità di ispirare le menti a trovare nuova conoscenza. Quindi oggi vedremo tantissime cose e sarò molto onesto con voi nel dire ciò che secondo me reputo valido e applicabile, e cosa invece secondo me va anche un attimo preso con le pinze, perché abbiamo bisogno di dati. Partiamo dalla base, quindi il sistema linfatico. Già la parola linfatico nasce dall'unione tra gliale e linfatico, perché questo sistema fa lo stesso identico lavoro del sistema linfatico, ma utilizza le cellule cerebrali della glia e in particolare gli astrociti. Abbiamo delle strutture simili ai vasi linfatici nel cervello, però il sistema di pulizia non è lo stesso. Come funziona questo sistema? Immaginiamo il cervello immerso in questo liquido protettivo che è il liquido cerebrospinale, o liquor o CSF, che è una specie di vasca d'acqua, un bacino d'acqua che lo protegge anche da urti, da movimenti meccanici, ma non ha solo questa funzione. Questa è la cosa incredibile, perché non rimane solo confinato all'esterno come guscio protettivo, ma è in grado di infiltrarsi nei punti in cui entrano le arteriole all'interno del cervello, in quegli spazi sottilissimi chiamati spazi perivascolari o Virchow-Robin space, nome originale. Da qui il liquido riesce ad entrare attraverso dei canali d'acqua molto specifici chiamati acquaporine 4, che si trovano praticamente sopra i piedi, sui piedi degli astrociti. Per capirci, questi piedini degli astrociti sono ricoperti da queste acquaporine circa per il 60%, quindi tantissimi. Che succede? Il liquido riesce a entrare tramite questi canali all'interno del parenchima, cioè dove troviamo i neuroni e le cellule gliali. Si muove tra di essi portando via con sé i metaboliti, gli scarti del metabolismo, ma anche sostanze potenzialmente infiammatorie, e le trascina via nel versante opposto dove c'è il circolo venoso. Praticamente entra, porta via ed esce, perché da lì poi arriva fino ai linfonodi del collo e rientra poi nel circolo sanguigno. Praticamente è un fiume direzionale che praticamente lava il cervello, e questa è la cosa incredibile, è un sistema di lavaggio. A me poi, quando ho letto questa ricerca, mi sono venute tante domande, cioè che cos'è che non permette a questo liquido comunque di stagnarsi? Cioè, perché? Che cos'è che lo spinge? Che non è scontato, Ma poi anche un'altra domanda, cioè, ma che cos'è che fa? Chi è che decide come orientare le acquaporine? Cioè, non si sa. Queste cose noi non le sappiamo, ma abbiamo degli indizi per capire come funziona. Infatti si è scoperto che praticamente durante il sonno il sistema linfatico funziona meglio. E perché? Non si sa, fino ad oggi. Perché grazie a questa review
si sono raccolte le informazioni che ci fanno avere un quadro più completo e generale. Infatti il candidato numero 1 che spiegherebbe questo fenomeno, questo sistema di pulizia, è una molecola che si chiama noradrenalina, perché durante il sonno non REM, cioè il sonno profondo, il locus ceruleus, cioè quel piccolo nucleo che si trova nel tronco encefalico, che è praticamente la centralina della noradrenalina e anche del nostro sistema di allerta, durante il sonno non è del tutto spento, ma rilascia noradrenalina ad onde molto lente, circa una ogni 50 secondi, con una frequenza di 0,2 Hz. Quindi ogni onda fa contrarre e poi dilatare i vasi, e questo movimento, questo volume del sangue su e giù funziona esattamente come una pompa che sposta ritmicamente il liquido cerebrospinale da fuori a dentro, spingendolo in profondità. E più queste onde sono regolari e con questa frequenza, e più il sistema di pulizia funziona bene. Durante il sonno succede un'altra cosa, perché proprio tutto il tono adrenergico complessivo si abbassa, poi vedremo quando non si abbassa. Questo produce due effetti: lo spazio tra le singole cellule si dilata e quindi è come se si creasse una sorta di ridotta resistenza per il liquido che passa proprio attraverso queste cellule. Quindi è come se io mi trovassi in un concerto con tantissime persone che sono le cellule, io devo passare in mezzo, se sono tutte attaccate all'altro faccio fatica, se si aprono passo più facilmente, più velocemente. Che altro succede durante il sonno? Che con la poca noradrenalina gli astrociti mantengono una polarizzazione che aiuta le acquaporine a direzionarsi nel modo corretto per far entrare più liquor, che facilita la pulizia. Quindi poi a questo si possono aggiungere anche le onde ioniche, che sono legate alle fasi del sonno, ma anche la respirazione, perché il movimento del torace che fa? Aiuta il drenaggio venoso a uscire, e quindi insomma questo equilibrio è perfetto, che è influenzato da tanti elementi, ma proprio in questi meccanismi basta una piccola variazione che può non funzionare. Infatti facciamo due esempi, no? Quelli più comuni, perché se tutto dipende dal tono adrenergico, se io ho troppo tono adrenergico attivato o se ce n'ho troppo poco, il meccanismo non funziona. E quando è che io posso avere un tono adrenergico alto durante il sonno? È semplicissimo, si è visto che durante i periodi di forte stress, durante la ruminazione, quindi questi pensieri che continuano, rimuginano, rimangono lì, quindi attivano il cervello, creano stati di alterazione, di arousal che sale, di ansia che sale, questo sistema funziona male, perché non c'è quel rilascio perfetto, sofisticato che garantisce la pulizia. Ma può esserci anche il contrario, perché spesso oggi è comunissimo utilizzare sonniferi per dormire. Esistono dei sonniferi, come ad esempio uno dei più comuni che è lo Zolpidem, che in realtà fa effetti negativi sul sistema linfatico. Infatti in esperimenti su dei topi, su dei roditori, hanno visto che abbassa troppo la noradrenalina e quindi questo riduce drasticamente il lavaggio linfatico. Ovviamente io ora devo essere onesto, perché non voglio portare in questo canale una divulgazione scientifica parziale, generalistica, no. Io sono dell'idea che la scienza ci dà dei tasselli su cui dobbiamo costruire sopra. Infatti molte di queste cose che ho detto, tra cui le oscillazioni noradrenalina, le onde ioniche, sono ampiamente dimostrate in mammiferi e roditori, ma nell'uomo non abbiamo la tecnologia, o meglio, non è ancora nato il genio che capirà come vederlo. Quindi abbiamo delle informazioni indirette, per esempio la potenza dei fusi del sonno della fase 2 oscilla proprio a quella frequenza di 0,2 Hz, e questo fa pensare che lo stesso ritmo del vasomotion, quindi questo movimento, dilatazione e contrazione dei vasi, ci sia anche nell'essere umano. Ma il monitoraggio in tempo reale della noradrenalina nel cervello umano durante il dormire, oggi nessuno ha capito come si fa, nessuno l'ha ancora fatto, quindi magari mi auguro che qualcuno abbia l'intuizione per capire come fare. Quindi questo è un quadro veramente
coerente affascinante dove ogni meccanismo è collegato, dove tutto sembra essere perfetto e noi non dobbiamo disturbarlo. Ecco perché io dico sempre: bisogna affidarsi al proprio cervello e meno ai propri pensieri, perché i pensieri quando partono vanno, finiscono più a volte, creano una valanga. La fiducia nel proprio cervello, nei suoi meccanismi, lasciandolo fare senza disturbarlo col mio pensiero, col mio pensare, insomma, porta chiunque all'equilibrio. Ora vediamo un po' cosa ci possiamo fare con queste informazioni. Se io lavoro con una persona che soffre di disturbi del sonno e lamenta anche mal di testa al risveglio, confusione mentale, intorpidimento, io devo indagare cosa, da un punto di vista anche psicologico, sta influenzando male il sonno. Perché se io ho dei pensieri prima di andare a dormire o mentre dormo soffro anche di incubi, che non sono cose separate, non devo lasciare il dato così com'è, perché già so che quel tono adrenergico attivato non permetterà al cervello, quindi al substrato organico, di essere libero. Ma libero da cosa? Perché è vero che nelle patologie neurodegenerative noi troviamo spesso un accumulo di proteina tau e beta-amiloide, ma in quello che poi è la pratica clinica più comune sono sostanze infiammatorie, citochine proinfiammatorie, a non permettere un buon substrato su cui poi si sviluppano altri pensieri. Perché le citochine proinfiammatorie, che possono trovarsi nel parenchima, non dovrebbero ritrovarsi troppo a lungo, perché possono instaurare una neuroinfiammazione che parte come temporanea fino a diventare anche cronica, e questo ha degli effetti sull'umore, sui pensieri, e quindi si crea un circolo vizioso. Se io non curo la causa originale del disturbo del sonno, se è una causa di pensieri, di stress mentale, poi ho delle conseguenze organiche che portano ad altre conseguenze mentali. Ecco perché io dico sempre: dobbiamo rompere il circolo vizioso, perché sonno, stress, infiammazione, dolore, cognizione, umore non sono problemi separati, non lo saranno mai. E questo è il caso in cui vediamo proprio il perché. Quindi la depressione, l'ansia, schizofrenia, lo spettro autistico, l'ADHD. Qui gli studi di imaging mostrano una funzione glinfatica alterata, e l'ipotesi è che la clearance compromessa faccia da terreno predisponente comune tra disturbo del sonno, neuroinfiammazione e sintomi cognitivi ed affettivi. E qui devo di nuovo essere prudente e tirare una corda, perché è facile scivolare. Perché in psichiatria, psicologia anche l'evidenza è in gran parte indiretta, quindi non sappiamo ancora se la disfunzione glinfatica sia la causa o la conseguenza o un epifenomeno. Il valore del nostro lavoro sta proprio nel capire le associazioni causali, ma comunque anche vedere un'associazione ci fa direzionare lo sguardo verso un qualcosa, ci dà informazioni importanti. Allora, se sei un clinico e ti interessa capire i meccanismi di comunicazione mente-corpo, cosa puoi fare nel tuo lavoro già da domani? Secondo me 3 cose concrete. Per prima cosa, il sonno deve smettere di essere un dato anamnestico di contorno. In ogni paziente con dolore, in ogni persona che lamenta foschia mentale, umore basso, anche alterazione dell'umore, la qualità e l'architettura del sonno vanno indagate come una variabile che è biologicamente attiva. Un'altra cosa che secondo me è importante è il discorso, soprattutto per i medici, su i sonniferi. Sì, dobbiamo sicuramente aiutare come possiamo a far dormire il paziente, perché comunque la privazione del sonno totale crea ancora più danni. Però bisogna distinguere il sedare dal ripristinare il sonno. Quindi un farmaco che addormenta ma appiattisce totalmente l'architettura del sonno non aiuta. La farmacologia sì, dà un aiuto immediato e importante, ma poi il vero lavoro il paziente lo deve fare in altri contesti. Ovviamente promuovo terapie specifiche per il sonno, quindi terapie psicologiche per l'insonnia e anche per il trattamento di apnee ostruttive notturne, ma anche disturbi da incubi. Cioè lì, se io non agisco sui pensieri che causano questa alterazione adrenergica,
Sì, posso anche essere schiavo a vita di un farmaco, ma non è gratis, ha delle conseguenze. La vera omeostasi è dentro. Quindi la terza cosa importante, secondo me, che è poi il cuore del discorso, che se l'iperattivazione e lo stress tengono sulla noradrenalina e quindi sabotano il lavaggio, allora bisogna assolutamente consigliare un lavoro psicologico sulla gestione dello stress e la regolazione dell'attivazione noradrenergica. Non deve essere una cosa in più, ma deve essere una cosa da aggiungere alla terapia. Quindi è un intervento biologicamente attivo. Se sei uno psicologo non stai agendo solamente sui suoi pensieri, sul suo umore, fargli sopportare la cosa, no, il tuo intervento è attivo da un punto di vista biologico e devi fare attenzione, perché tutto quello che viene fatto in un intervento psicologico ha degli effetti organici. La cosa più importante secondo me è imparare per la nuova clinica a lavorare in team. Quindi un medico che deve lavorare con uno psicologo, con un nutrizionista, con un professionista dell'area sanitaria, tutti insieme, e tutti a loro modo devono essere super competenti per la loro formazione, la loro branca, ma allo stesso tempo devono anche un pochettino avvicinarsi a quella degli altri, quindi che un medico impari a conoscere gli aspetti psicologici profondi e che uno psicologo impari invece a conoscere le dinamiche profonde e organiche che sono coinvolte in alterazioni mentali e viceversa, come le alterazioni mentali possono influenzare l'organico. Nutrizionista stessa cosa, fisioterapista stessa cosa. Quindi io vorrei che questo canale sia un punto di ritrovo, sia un luogo in cui poter unirci tutti insieme nel creare, magari anche senza conoscerci o magari in futuro conoscendoci, un nuovo modo di fare terapia, un nuovo modo di fare clinica, un nuovo modo di fare ricerca che abbatta queste barriere secondo me troppo rigide sulla categorizzazione, che è estremamente utile. La categorizzazione è stata la manna dal cielo quando eravamo così ciechi a cercare le cause di patologie, dovevamo elencare, scrivere. Ma oggi, con lo sviluppo tecnologico, mentale che ha avuto l'essere umano, secondo me oggi dobbiamo integrare, dobbiamo unire i pezzi, dobbiamo prendere tutto quello che ci ha dato la conoscenza di tutti quelli che sono venuti prima di noi e grazie anche all'intelligenza artificiale, a quello che abbiamo a disposizione, andare a vedere l'essenza. All'epoca, tanti migliaia di anni fa, si diceva che l'origine di tutte le patologie era la mancanza di conoscenza vera. Molti anni fa non catalogavamo tutto, sapevamo già la causa originale. Tutti si ammalano perché si allontanano dall'equilibrio, tutti si ammalano perché escono dalla verità, quindi sia in ambito organico, soprattutto in ambito mentale. Poi ci sono tante altre patologie che meritano rispetto, meritano di essere, anche chi la vive merita un serio rispetto e ha tutto il mio rispetto. Qui servono dei condottieri, qui servono delle persone ispirate che non solo vogliono dedicare la vita a una missione, ma vogliono rispettare la legge aurea di tutti i popoli di ogni latitudine e ogni longitudine. Capirono che l'essere umano può andare avanti solo in un modo: proteggi il bene, evita il male, la legge aurea. Solo che per proteggere il bene, perseguire il bene ed evitare il male, bisogna rispettare anche un'altra legge che è stato Tommaso d'Aquino a descrivere, Tommaso d'Aquino disse 3 cose quando parlò degli esseri viventi: che tutti hanno la capacità di essere, quindi le rocce, gli oggetti inanimati, tutti quanti, quindi di essere, di restare, di esistere. Agli animali invece c'è la capacità di riprodursi, quindi di generare vita, di essere animati, quindi anche le piante, e gli uomini invece hanno la capacità di conoscere la verità. Quindi per poter perseguire il bene ed evitare il male, dobbiamo anche sviluppare la nostra capacità di conoscere la verità, senza farci così abbindolare da ciò che lucida. Quindi, chiusa parentesi, concentriamoci adesso sul rendere la pratica clinica più efficace, la ricerca più forte. Se ti piace questo canale e quello che io ho intenzione di portare al mondo dopo tutte le strade cieche che ho percorso, l'esperienza che ho sviluppato, se ti piace anche questo stile di comunicazione, l'unione a questo gruppo è importante. Io
Sono riconoscente a chiunque sta credendo in questo progetto e a cui sto dando tutte le mie informazioni e le mie capacità di percepire la realtà. Per ogni informazione riguardante, ecco, creare un team multidisciplinare, formazione, ci sono tutti i miei contatti in descrizione del mio studio e spero di sentire presto ognuno di voi, quindi ci aggiorniamo al prossimo video.